di cosa ti occupi? Ciao, assolutamente sì. Allora, io lavoro per un'associazione di volontariato che si chiama La Collina degli Elfi. Noi ci occupiamo di famiglie con bambini malati di cancro nel periodo post-ospedaliero, quindi una volta che i bimbi sono stati dichiarati guariti o con una terapia orale di mantenimento che non richiede l'ospedalizzazione, vengono presso la nostra struttura per una settimana. Noi diciamo di vacanza, in realtà è un vero e proprio percorso terapeutico che noi offriamo a tutta la famiglia, sia al bambino che è stato ammalato, sia ai genitori che a eventuali fratelli e sorelle. Il nostro obiettivo è proprio quello di donare a queste famiglie un benessere psicofisico tale per cui il rientro alla vita di tutti i giorni, dopo l'esperienza traumatica della malattia, possa essere fatto nel migliore dei modi e con strumenti in più per poter affrontare tutto quello che dovranno affrontare nel rientro alla quotidianità. Noi abbiamo un ex convento interamente ristrutturato in un piccolo paese vicino ad Alba in Piemonte, a Govone, e abbiamo 16.000 metri di parco e 5 mini appartamenti, quindi possiamo ospitare 5 famiglie alla volta. Abbiamo anche una fattoria di piccoli animali e 2 cavalli, proprio perché in questa settimana cerchiamo di regalare a queste famiglie un'esperienza indimenticabile per poter appunto ritrovare un po' di serenità, un po' di voglia di giocare, di riprendere in mano la propria vita dopo un'esperienza come quella del cancro di un figlio. E io mi occupo personalmente all'interno dell'associazione delle risorse umane, quindi dei volontari, della struttura e anche un po' degli animali. Come il concetto di giustizia spaziale si riflette concretamente nelle tue attività e nelle tue azioni? Quali sono i bisogni del territorio? Allora, noi come associazione di volontariato che ci occupiamo di queste famiglie e di questi bimbi siamo proprio unici in Italia, perché noi appunto crediamo fortemente nel concetto di famiglia e abbiamo risposto ad un bisogno che è molto importante per queste famiglie, perché queste famiglie vengono seguite durante il percorso di ospedalizzazione dei bimbi all'interno dell'ospedale, ma una volta, molto spesso succede che una volta che il bimbo, tra virgolette, guarisce o comunque può fare ritorno alla sua vita normale, le famiglie, anche dai racconti stessi che a volte ci fanno i genitori, vengono un po' lasciate da sole ad affrontare quello che è il ritorno alla vita normale. Quindi noi cerchiamo di rispondere a questa esigenza e lo facciamo per tutta l'Italia, nel senso che le nostre famiglie vengono da noi da tutta Italia, non solo dal Piemonte, quindi cerchiamo di rispondere ad un'esigenza che in realtà nasce in tutto il contesto italiano e noi abbiamo riqualificato interamente la nostra struttura perché prima era appunto, come ho detto all'inizio, un ex convento, quindi abbiamo fatto veramente un lavoro grandissimo di ricerca sul territorio per trovare un posto fisico dove poter far nascere la nostra associazione. E poi l'abbiamo riqualificato totalmente, quindi l'abbiamo ristrutturato tutto, abbiamo ristrutturato tutti gli spazi esterni e abbiamo creato la nostra fattoria e tutti gli spazi adatti, il più possibile adatti per accogliere al meglio queste famiglie e questi bimbi. Ed è un lavoro veramente, è stato un lavoro incredibile. Noi ormai sono quasi 14 anni che ci siamo e è stata un'esperienza incredibile e continua ad essere un'esperienza incredibile e molto arricchente. Noi abbiamo anche con noi 100 volontari, quindi è un'esperienza molto grande e molto, sono sicuramente di parte, però molto bella sia per le famiglie che per noi che siamo qui a contatto con loro. Conosci delle pratiche che sono sostenibili e che permettono una riconnessione con la natura nell'ottica non solo della lotta al cambiamento climatico, ma anche della creazione di un'economia circolare, della creazione di modelli per le nuove generazioni e che abbiano come caposaldo quello di soddisfare i bisogni delle persone con più necessità? Questa domanda mi ha molto colpito e interessato proprio perché parla di alcuni aspetti che a noi come associazione sono molto cari perché anche noi
rispetto al discorso della natura, al bisogno delle persone e via dicendo, come dicevo prima, siamo molto legati a questi concetti, ma anche perché noi collaboriamo proprio con un'altra associazione di Torino e con noi seguono tutta la parte degli interventi assistiti con i cavalli, che è queste attività vengono dedicate ai bimbi, è un percorso che fanno durante la settimana e questa associazione si chiama Associazione Rubens ed è un'associazione che crede fermamente nella connessione fra uomo e natura e permette ai bimbi e ai ragazzi e a tutti coloro che ne hanno bisogno di fare dei percorsi di riabilitazione educativi, di inclusione sociale e lavorativa molto molto interessanti in un contesto di campagna all'aperto con i cavalli e con altri animali come gli asini, proprio a stretto contatto con la natura e credo che sia un progetto in Piemonte, uno che conosciamo poi direttamente, proprio valido e che punta tanto su tutti coloro che hanno bisogno e punta tantissimo sulla persona, non soffermandosi sulle difficoltà di ogni singolo individuo, ma sulle potenzialità e mette proprio in centro la natura. Io sono andata anche presso la loro associazione, mi ha colpito veramente tantissimo il loro enorme spazio verde, la cura degli spazi verdi, gli animali, l'orto e questi ragazzi che accompagnano i cavalli nel bosco, poi li liberano ed è veramente, veramente eccezionale. Quindi credo che ci siano a livello, io parlo per l'Italia, a livello piemontese, che è la mia realtà, proprio delle realtà, delle associazioni che lavorano molto bene e che sono, secondo me, molto interessanti. E quando ho letto questa domanda mi sono venuti subito in mente loro e quello che fanno, quindi mi ha colpito. Grazie mille Maria Sole a nome di tutta la rete West for All. Grazie a voi per averci permesso, di partecipare a questa intervista e per aver pensato a noi come associazione. Grazie di cuore.